sono arrivata a consumare metà del filato che avevo a disposizione. Adesso torno indietro per realizzare l'altra metà dei fiori della nostra catena. Dunque io torno indietro e completo il fiore che attualmente noi abbiamo realizzato per la metà. Infatti abbiamo solo 2 petali, dobbiamo realizzarne 4 in tutto per ciascun fiore. Dunque inserisco, realizzo le 4 catenelle, maglia altissima, di nuovo maglia altissima, e 4 catenelle. Mi fermo con un punto basso al centro del fiore. Ho realizzato così il terzo petalo, realizzo il quarto. 4 catenelle, maglia altissima, maglia altissima e 4 catenelle che fermo con il punto basso. A questo punto abbiamo completato il fiore, dobbiamo procedere con il fiore che viene subito dopo e realizziamo dunque le 11 catenelle che ci separano dall'altro fiore. Ora dobbiamo guardare bene che la catenella dell'andata sia dritta, tutta dal dritto, e non ci siano torsioni. In questo caso dobbiamo sistemarla perché altrimenti ci resterebbe ritorta e non avremmo più modo di risistemarla. Entro al centro del fiore, realizzo il punto basso e blocco così la catenella e poi vado a realizzare gli altri 2 petali del fiore così come li abbiamo realizzati sinora. Dunque la maglia altissima, un'altra maglia altissima, completato questo fiore andiamo proseguiamo con le 11 catenelle e andiamo a completare anche l'altro e andiamo così di fiore in fiore fino ad arrivare all'altra estremità della nostra collana di fiori scaldacollo. Ecco, sono arrivata a metà dell'altro petalo, faccio le 4 catenelle, punto basso ed ora proseguiamo così come abbiamo fatto con il primo fiore con le 11 catenelle. I fiori li potete fare anche più alti, quindi ogni petalo potete realizzarlo con maglie triple o quadruple. Ecco che mi fermo sul fiore successivo e così proseguirò fino alla fine della nostra collana in fiore fino ad arrivare all'altra estremità. Saltando di fiore in fiore sono arrivata all'altra estremità, completo l'ultimo fiore con i 2 petali da fare e poi non ci resterà altro che concludere con le 11 catenelle ed eccomi qui, realizzo il punto basso
del secondo e ultimo petalo e continuo con le 11 catenelle finali che sono a decorazione. Avendo cominciato noi con le 11 catenelle, chiudo con le 11 catenelle. La regola base dell'uncinetto è così: come si comincia, così va finito il giro. Faccio il punto di sicurezza, prendo le forbici e taglio e poi nascondo le codine. Ed ecco, una volta completati tutti i fiori, quello che ci ritroviamo è una collana lunghissima, più di 2 metri, di fiori che si rincorrono. Ora io vi voglio mostrare un modo per indossare questa lunga collana. Se noi prendiamo un'estremità e la uniamo all'altra estremità, possiamo anche decidere di cucire i fiori alternandoli così, in modo da avere una maggiore altezza del nostro lavoro. Quindi se avete la pazienza di cucire i fiori uno incastrato all'altro, vi ritroverete con questo effetto finale, ma io preferisco lasciarla così e dividere il percorso della nostra collana in due, prendere gli estremi aperti e farli scendere sulla spalla, poi avvolgere intorno al collo, così come vi mostro, più volte la nostra collana, e l'altro estremo, ovviamente essendo di ritorno, è un cappietto chiuso. Facciamo passare attraverso le altre due estremità e otterremo questo bellissimo nudo che davvero rende l'indosso, così come vi mostro in foto, molto molto elegante. È un effetto davvero molto raffinato, come potete vedere. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi un bel like. Grazie.